Questa sì che suona, altro che la Standard Range Plus, Alberto! Non è vero! Non è vero! Scoppio ritardato ragazzi qua, Oggi ragazzi siamo da Audiogamma Hi-Fi, un mio amico a Trento. Ciao Christian. Ciao. E adesso lo riprendo un pochino meglio, ma devo solo mettermi giù e poi vi faccio vedere il progettino. Tutti gemelli separati alla nascita, che belli tutti seduti. Grazie, grazie. Prego. Ciao Christian, ciao, Alberto, ciao. Grande Andrea. Ragazzi, allora, oggi facciamo una cosa mai fatta, ossia trasformiamo l'audio della Standard Range Plus. Esatto, facciamo un piccolo upgrade. Ragazzi, vi ricordate con il cappellone qui in parte Christian, che adesso mi infamerà perché lo chiamo sempre cappellone, abbiamo provato l'audio della Standard Range Plus e della Performance e abbiamo notato che è molto diverso. Beh, allora già su carta era molto diverso, sì, ma suona anche in maniera diversa. E la Model Y anche abbiamo provato insieme, che suona ancora meglio. Esattamente, a parte qualche vibrazione, ma si può migliorare. Quelle le miglioreremo poi un giorno ti porterò anche la mia, così mi elimini un po' di vibrazioni. Volentieri, quando vuoi. Oggi abbiamo il kit di Hands Know che trovate su autopart.com, usando il codice sconto Matteo Valenza tra l'altro potete avere un super sconto che permette di aumentare la qualità del suono. Qualità e potenza, assolutamente. Anche la potenza. Sì. Ma allora qua dicono che andrà pure meglio di quello originale di Model 3 Performance. Certo, perché vengono sostituiti sia gli altoparlanti posteriori, quelli messi sulla cappelliera, e verrà aggiunto un subwoofer, quindi la parte ultra bassa verrà sicuramente più accentuata. Allora, questo è un processore con amplificatore integrato, è un DSP che preleva il segnale originale della vettura Tesla, lo elabora e lo invia sia agli altoparlanti posteriori che al subwoofer. Cos'è quella roba qua? Questo qua è la parte medio-alta che verrà sostituita. Va installato sulla cappelliera, mi dicevi? Esattamente. Ok, vabbè, quello lì dietro è il mega subwoofer gigante, esatto, che tra l'altro mi sembra anche più grande di quello della Performance. Penso di sì, ha qualche litaggio in più e penso sia da 8 pollici invece che da 6,5. Dobbiamo infilare questi cavi ovunque, quello sarà il cinema. Esatto. Bon. Sei contento Alberto? No. Ti smontiamo tutta la macchina. Questo cablaggio che è tutto plug and play. Sì, per fortuna. E già che ci siamo andiamo ad installare anche il display aggiuntivo che va dietro il volante, perché Alberto è uno spendaccione. Nel frattempo ragazzi vi faccio vedere tutte le figate che ha messo Alberto. Ad esempio questi inserti qui bianchi qua dietro con il loghetto Tesla, questi simpatici cuscinetti, il salva cintura di sicurezza, che più che salvare la cintura di sicurezza salvano i sedili, perché come avete visto i sedili si scoloriscono molto facilmente. Questi inserti qui, i tappetini della WeatherTech, il copricoso qua, madonna Alberto, ma non c'è veramente, il coprigancio della portiera, un altro cuscinetto marchiato Tesla ovviamente, un caricabatterie wireless magnetico in alto a sinistra, un altro in alto a destra del monitor, una roba qui in velluto per coprire questa parte, degli sticker sulle varie portiere per indicare da qui si apre la portiera. Mi stava facendo notare che ha anche i coprileve bianchi e questo da arresto, non diciamo che cos'è, ma è da arresto. E guardate qui che ha wrappato completamente la console centrale, che era nero lucido in bianco lucido con il simbolo Tesla cromato. Poi c'è anche questo che fa da pandan. E poi qui abbiamo un porta roba segreta che ci mette i soldi qui dietro. Vero, adesso glielo svaligiamo. Ragazzi, quest'oggi io non faccio niente, fa tutto lui, fa tutto Christian il mitico. Senti, nel frattempo io vado a farmi una partita a Metal Slug, perché ragazzi qui Christian si è spostato, se vi ricordate il primo video era nel suo scantinato, diciamo garage.
Adesso ha preso tutto uno studio, si è ingrandito parecchio e c'ha pure il MAME, quindi io farò una partita. Certo che lo potevi fare un po' più basso però, Cioè lo hai fatto a tua altezza praticamente. E qui cosa c'è? No, vabbè, dopo dai. Ragazzi, a lavorare, su! Nel frattempo Christian sta praticamente devastando la moquette. Tutti i cavi dell'audio devono passare attraverso la console centrale, sotto la moquette. Ma come li fissiamo sotto la moquette, Christian? Con del biadesivo. E siamo già passati alla parte dietro, non perdi assolutamente tempo, Ciao. Ciao. Nel frattempo utilizziamo anche Andrea e lo sfruttiamo per smontare il resto. Alberto, a quanto me lo metti il sedile posteriore? Non ha prezzo. Non ha prezzo. No, ma io ti do il mio, tu mi dai il tuo, dai. No. Questo è l'originale che sta sulla cappelliera. In confronto a quelli che andremo ad installare, beh, visivamente sono molto diversi. Questi sono più grandi, questi sono più piccoli. Ma la differenza qual è? Questo è un full range, nel senso fa tutte le frequenze, quindi basso, medio, alte, e quindi se portati a volumi esagerati tende a distorcere. Questo qua è più piccolino perché filtrato dal DSP che andremo a installare farà solo la parte medio-alta. Essendo poi in cassa chiusa, quindi litrato, la voce sarà sicuramente migliore rispetto ad un full range di questo tipo qua. Il full range viene utilizzato perché fa anche da un po' da basso. Sì, giusto? esattamente, essendo che manca il subwoofer posteriore, chiaramente ha bisogno di un po' più di bassi. Nel frattempo abbiamo anche montato il secondo display. Ecco dove vanno incollati. Vedete lì dove c'è il cavo viola? Ecco, quella è una guaina dove passano dei cavi. Bisogna fargli un piccolo buchino e far correre il cavo della videocamera. Ok, credo che sia passato. Adesso è passato. Alberto, sei contento? Molto. Adesso vediamo di ricomporla perché vederla così è un po' traumatico, ma molto molto bello. Ah, però quanti cavetti? Chi pulisce più di Chantecler? Ah! Sì, perché Alberto non è che ci fa fare solo l'audio, il display, ci fa fare di ogni. Anche l'occhio vuole la sua parte, no? Seguo, capito? Ed ecco il lavoretto fatto. Ragazzi, è un lavoro interminabile. Dovevamo metterci 2 ore, E non dovete avere un Alberto che vi gira intorno e vi chiede di fare tante altre cose. Non ci crederete ragazzi, ma ho obbligato Alberto a fare una cosa. Una cosa. E fa la faccia incazzata, vedete come è incazzato. Sta cercando il modo di montare i filtri antipolline, quelli EPA che si comprano su Green Drive. Nel frattempo abbiamo chiuso l'auto completamente, quasi tutto fatto, anche la parte davanti con il controllo del subwoofer. Non so se voi lo vedete, ma c'è una lucina blu qua. Quello è il controllo del volume del subwoofer. Guardate come cerca la posizione, ma non ha ancora capito che si deve sdraiare dentro. Vieni a aiutarmi che tu ci passi meglio. Sì, certo, comoda così, Cioè, abbiamo installato 1000 cose oggi.
Prendete questo ragazzi per piacere, che è radioattivo, grazie. Anche questo è schifoso, è bagnato, e datemi quelli nuovi, grazie. Adesso c'è il controllo qualità. E adesso si cambia auto e si analizza la mia performance, così vediamo se effettivamente è meglio o no. Ok, andiamo in studio, così ne parliamo. Il salto di qualità c'è stato sicuramente, con il discorso dell'upgrade, dell'aggiunta del sub e del doppio medio-alto posteriore, la qualità è migliorata particolarmente, in più anche l'aggiunta della parte ultra bassa si sente molto di più. Comoda anche la regolazione del sub, quindi quando c'è qualche canzone dei bassi un po' più spinti c'è la possibilità di regolare solo il subwoofer, quindi la comodità è quello. E rispetto alla performance manca ancora qualcosina, però chiaramente era comunque l'upgrade medio base. Chiaramente per avere il suono della performance bisognerebbe sostituire gli altoparlanti originali e farli comandare direttamente dal processore con l'amplificatore per avere chiaramente il livello successivo. Tu hai fatto una modifica anche al bilanciamento, che hai spostato la scena un pochino più a destra. Qua volevo fare un test per vedere se in effetti la scena sonora si spostava leggermente più verso il centro, perché volevi capire se andava a disattivare un po' o abbassare il volume della cassa che c'è proprio ad altezza testa, a montante, perché c'è una cassa a triangolino sul finestrino che praticamente fa uscire lo stesso tipo di suono. Esattamente, sempre parte a medio alta, essendo che tutte e due fanno la stessa cosa ma con distanze diverse, dà fastidio. Ti arriva all'orecchio in maniera diversa. Esatto, con la performance togliendo il suono immersivo, quindi mettendolo su off, si disabilita, quindi resta solo quello a triangolo come Twitter. E mettendolo in standard già si attiva quella montante e in alto si attivano anche quelle posteriori, come avevamo già detto. E sulla standard, essendo un'aggiunta, quello del triangolino praticamente, è sempre attivo quello a montante, anche se il suono immersivo è su off, certo. suona. Quindi non si può staccare. Non si può staccare sfortunatamente. Via software. Questo comporta una miglioria chiaramente della scena sonora, perché è un po' più spaziale, invece che avercela più vicina all'orecchio e quindi sentirla un po' più vicina, invece che avere una bella scena profonda. Come sempre ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video, grazie mille a Christian che ovviamente è sponsor di questo video. Tra l'altro se volete una cosa un pochino fatta meglio, con componenti un pochino più toghi, come si dice a Brescia, lui vi sa aiutare sicuramente. E se volete acquistare qualcosa trovate tutti i link in descrizione, anche di tutti gli accessori che abbiamo montato oggi e quelli che aveva già montato prima Alberto, perché è uno spendaccione come me. E grazie anche all'amico Andrea che ci ha aiutato molto di più di Alberto, perché Alberto proprio niente ha fatto. Alberto, hai fatto? Io vado, Dai, ancora un passaggio di file. Sei contento? Molto, molto. Ho migliorato l'audio stock della macchina. Bene, bene. Ottimo. Bravo. Ciao. Ciao.